Come cucire una giacca in modo più semplice, più veloce, più fluido, più intuitivo? All'interno di questo nuovo video tutorial giacca Burda Easy parte seconda andremo ad affrontare la confezione di questo modello con tanti spunti creativi che ti permetteranno non solo di approfondire ulteriormente il mondo dei cartamodelli di Burda, ma anche imparare con quali piedini poter cucire i tuoi cappotti o le tue giacche in base al tessuto che scegli, ma non solo, ti insegnerò ad effettuare una paramontura ed un orlo veramente furbi, diversi da quelli proposti nelle indicazioni ufficiali del Burda, anche per avere uno spunto creativo in più per confezionare questo fantastico progetto. Ma non solo, impareremo ad applicare uno sbieco interessante e anche a creare varianti diverse di cappotto, tasche, non tasche, maniche, non maniche. Andremo insomma a trasformare un cartamodello in tante modalità diverse. Pertanto, se hai voglia di restare con me e approfondire questo contenuto sartoriale, sei nel video tutorial giusto! Benvenute o bentornate, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Sara e mi occupo di cucito creativo, sartoriale, modellistica cartamodelli per portare il cucito a portata di click. All'interno di questo nuovo video tutorial andremo ad affrontare la confezione di un video precedentemente uscito. Infatti anche nella cover te ne accorgi perché c'è il numero 2 rispetto al numero 1 della precedente cover, andiamo proprio a occuparci della confezione. Vedremo tra poco insieme il programma, vedremo tanti piedini utili, trovi tutti gli approfondimenti che magari non specifico dettagliatamente nel corso di questo video, linkati qui sotto in info box, per cui se cerchi un link, se cerchi un materiale, se cerchi un piedino, se cerchi uno strumento, ma anche se cerchi i tutorial correlati di cui parlo all'interno di questo video, vai qui sotto in info box e troverai tutte le informazioni necessarie. Ti ricordo poi che ti aspetto nei commenti perché sono davvero curiosa di sapere se ti piacerà alla fine la giacca in questa versione. Ma ecco qui la nostra super cover e eccoci a vedere anche quello che sarà il programma di oggi, che parte proprio da il video correlato. Vedremo poi quale piedino utilizzare per quale stoffa. Scopriremo le cuciture principali di questa giacca, cappotto, prodotto capospalla avvolgente. Vedremo insieme la lavorazione della paramontura in modo furbo. Creeremo un orlo diverso da quello proposto nelle istruzioni classiche del Burda Easy e ti enuncerò le mie varianti al cartamodello che ti permettono di mantenere sempre lo stesso stampo ma creare delle varianti per le quali nessuno dirà ma è lo stesso stampo. Vedremo alla fine il progetto completato sia nel diritto sia anche nel rovescio e lo vedremo anche indossato a manichino. Il video correlato. Come video correlato partiamo dal mio canale YouTube perché lo trovi linkato direttamente qui. Adesso è perché il video che ho proprio appena girato subito dopo il Burda 1, altrimenti lo troverai in coda. Ma dove lo puoi trovare? Lo puoi trovare su tutti i video, lo puoi trovare anche nella categoria sartoria, lo puoi trovare comunque anche nelle playlist del mio canale YouTube. Mi raccomando, ricordati di iscriverti e attivare tutte quante le notifiche al canale in modo tale che riceverai sempre appunto le notifiche quando vado online. Questo video nel quale sono andata a affrontare temi come il taglio del progetto, sono andata poi ad affrontare il taglio del cartamodello su stoffa, diverse strumentazioni. Nel video parte prima abbiamo lavorato anche su quella che è la lavorazione in tagliacuci. All'interno poi sempre dello stesso video abbiamo visto come infilare la tagliacuci e anche se non hai la tagliacuci a casa ma hai solo la macchina per cucire, abbiamo visto come lavorare il prodotto direttamente con i cosiddetti punti overlock della macchina per cucire. Pertanto sia che
tu voglia guardare la parte prima, ma anche magari la parte seconda che stai guardando in questo momento, sia che tu voglia approfondire anche lo sfoglio del Burda Easy, troverai tutto direttamente nel mio canale YouTube. Infatti trovi anche lo sfoglio del Burda Easy. Quale piedino per quale stoffa? Allora, io qui ti sto mettendo alcuni piedini diversi, ma adesso te li spiego di volta in volta. Il mio obiettivo è quello di farti comprendere in totale autonomia quale piedino andare ad utilizzare in base alla tipologia di stoffa che hai scelto per la tua giacca. Nel video parte 1, infatti, ti ho enunciato diverse tipologie di tessuti con i quali puoi realizzare questo progetto. In questo video parte 2 vorrei cercare di farti capire come affrontare con la macchina per cucire questi diversi tessuti. Non ti consiglio, no, assolutamente no, un piedino troppo leggero, comunque un piedino completamente di plastica. Infatti, se vedi, questo piedino e questo sono esattamente identici, con la differenza che questo piedino è molto più solido perché è di materiale diverso dalla plastica, mentre questo piedino in plastica trasparente è perfetto per tessuti leggeri, ma prova a ragionare. Se stai lavorando una giacca, un cappotto invernale, hai dei tessuti pesanti e dunque non è conveniente utilizzare piedini leggeri che sono perfetti magari per il cotone da patchwork, il jersey. Opta pertanto per un piedino appunto dritto, come il piedino patchwork 6 mm, completamente realizzato in acciaio, in modo tale che tu possa avere una maggior stabilità quando devi andare ad effettuare la cucitura con un piedino più pesante, per così dire. Se invece devi lavorare questo progetto con un tessuto come per esempio la simil pelliccia, la simil pelle di daino, tutti i tessuti tra virgolette tecnici a pelo lungo o pelo corto, valuta l'opportunità di cucirli o con il piedino di Teflon o con il piedino a rulli. Questi due piedini infatti secondo me sono essenziali e reciprocamente vincolanti, perché il piedino di Teflon ti va bene sulla similpelle, ma anche sulla similpelliccia magari a pelo corto, mentre il piedino a rulli ti va bene per la similpelliccia a pelo lungo o comunque per tutti quei tessuti che fanno così fatica a scorrere, per cui c'è bisogno dei rulli del appunto piedino a rulli. Infine, un consiglio per la tipologia di macchina, non tanto per il piedino in sé per sé. Se devi utilizzare un piedino a pianta larga, perché magari vuoi fare le cuciture spostate a destra e a sinistra o vuoi lavorare uno zig-zag, in generale quindi qualunque punto che non sia dritto, se ti è possibile, scegli un piedino con la schiena dietro, questa è la parte dietro del piedino, questa è la parte davanti, con l'opzione di attivazione del doppio trasporto integrato. Mi spiego meglio. Questi due piedini sono entrambi due piedini per cuciture aperte, ma il primo ha la schiena completamente dritta, liscia, piena, dunque non puoi innestare il sistema IDT tipico per esempio delle macchine per cucire FAF che hanno il doppio trasporto integrato. Questo piedino qui invece, avendo la scanalatura aperta nella schiena, ti permette l'inserimento del doppio trasporto. Che cos'è il doppio trasporto? Come funziona? Come metterlo in funzione? L'abbiamo visto direttamente nel video parte prima, quando abbiamo proprio affrontato la lavorazione di questo punto, ma lo andremo a maggior ragione a vedere in funzione all'interno di questo video tutorial dove cuciremo insieme proprio con il doppio trasporto integrato. Cuciture principali. Occupiamoci delle cuciture principali di questo progetto. Abbiamo già lavorato in tagliacuci tutti i margini la volta scorsa nel video parte 1. Adesso prendiamo il dietro della giacca, prendiamo il davanti della giacca. Come facciamo a riconoscere qual è il lato diritto e il lato rovescio? Nel video parte 1 ti avevo messo una X nel tessuto rovescio, in modo tale che tu potessi correttamente poi individuare quella che quella che sarebbe poi stata la parte di tessuto diritta e quella rovescia. Prendi le spalle, spillali in maniera perpendicolare, spilla l'inizio e spilla la fine. Una volta che hai spillato l'inizio e la fine del tuo tessuto, puoi andare a spillarne tutta la rimanenza. Io ti consiglio di spillare gli spilli proprio in questo modo e di disegnare eventualmente il margine di 1 centimetro, che è il margine che io ho apportato a questo cartamodello. Se tu vuoi apportare il margine di 1,5
sei liberissima di farla, e andare a ripetere la stessa operazione anche nell'altra spalla. Se infatti tu vai a disegnare con il righello di precisione, per esempio io utilizzo il Sewing and Knitting, trovi l'elenco dei materiali linkato qui sotto in descrizione, ottieni delle misure estremamente precise. Con la macchina per cucire vado a selezionare il punto diritto ed eccolo qui innesto il famoso doppio trasporto integrato, che mi permette di cucire in maniera più perfetta, più performante i tessuti, anche e soprattutto quelli pesanti. Iniziamo ad effettuare la cucitura mantenendo il famoso margine di 1 centimetro o con la placcago, la guida magnetica per cuciture, oppure guardando la placca ago della tua macchina per cucire dove è indicato il centimetro di margine. Alcuni punti di salda, fermatura, fix della mia cucitura e ripeto la stessa operazione anche nell'altra spalla. È essenziale essere molto precisi nell'inizio e nella fine di queste cuciture delle spalle, poiché altrimenti il tessuto tenderebbe a spostarsi e il risultato a non essere perfetto. Andiamo a tagliare l'eccesso del filo e andiamo ad aprire il margine di cucitura. Se ti chiedi cos'è questa fliselina, vai a vedere il video parte 1 perché ti spiego per cosa l'ho usata diversamente dalle istruzioni proposte dal Burda Easy. Andiamo adesso a fermare però questa cucitura che abbiamo appena stirato aperta. Perché? Perché spesso si sottovaluta che nei capi sfoderati il margine della cucitura tende a muoversi, per cui sposto l'ago a destra della misura che desidero, innesto il piedino a bordo stretto alla lamella centrale, tengo la lamella al centro della cucitura della mia spalla ed effettuo la prima cucitura di ribattitura. Poi, grazie alla specchiatura verticale del punto, non devo ruotare la stoffa. Devo semplicemente attivare la specchiatura verticale del punto e cucire dal lato sinistro. È molto facile utilizzare infatti la specchiatura verticale del punto e anche il piedino a bordo stretto lamella centrale. Ripeto la stessa operazione anche sull'altra spalla e così quello che ottengo sono due cuciture perfettamente fissate. Questo lavoro sulla spalla devi farlo adesso, non lo puoi fare più avanti, perché infatti adesso andremo a prendere dritto contro dritto il davanti e il dietro della nostra giacca. Anche in questo caso ti consiglio di andare a porre il primo spillo all'inizio dell'incavo ascellare, il secondo nella tacca indicata anche dal cartamodello, il terzo alla fine e quando hai spillato i punti critici, per così dire, puoi andare a spillare tutte le rimanenti parti del tuo fianco. In questo modo effettui una cucitura di 1 centimetro o comunque 1,5 cm in base al margine della cucitura che tu hai scelto di adottare e puoi utilizzare anche la guida magnetica per cuciture per ottenere una cucitura bella pulita e parallela. Ripetiamo la stessa operazione anche nell'altro fianco e ripetiamo anche la stessa operazione di ribattitura che abbiamo fatto sulla spalla, la ripetiamo anche sui fianchi. La paramontura. Occupiamoci di rifinire la paramontura, l'abbiamo già ripassata in tagliacuci nel video parte 1, per cui ti rinvito a guardare la prima parte del video. Riconosciamo il diritto e il rovescio della stoffa perché nel diritto c'è la mia etichettina, ti lascio qui sotto in descrizione il link dove le ho acquistate, sono meravigliose, le trovo estremamente comode, personalizzabili e le etichette che puoi scegliere su Dutch The Label Shop sono veramente molto pratiche e soprattutto sono delle etichette che ti permettono di andare a personalizzare le tue creazioni. Link in descrizione. Cominciamo a cucire la nostra paramontura. La nostra paramontura ha sempre lo stesso margine di cucitura nelle spalle e come per le spalle della nostra giacca avremo poi bisogno anche di andare a cucire aperto, a stirare aperto il margine della cucitura. Quello che è importante però è come io sto spillando. Io sto spillando sempre in perpendicolare perché in questo modo la stoffa non scappa e non si sposta. Stiro bene i margini aperti, questa è la paramontura, ci appoggio letteralmente dentro la giacca. In che modo? Nella cosiddetta cucitura baciata, cioè prendo le spalle, il dritto della paramontura, te l'ho fatta apposta nera perché così puoi capire bene la differenza tra il nero della paramontura e il grigio della giacca.
vai a spillare le 2 spalle, destra e sinistra, della paramontura sulla giacca e una volta che hai spillato questi punti, che sono un po' una sorta di punti principali, vai a spillare il centro dietro, dopodiché prosegui nella spillatura generale di tutto il girocollo dietro e prosegui piano piano, con pazienza, a spillare tutta la paramontura nera sulla giacca grigia. In questo modo, che cosa ottieni? Ottieni una paramontura che, essendo già stata passata in tagliacuci, è una paramontura molto bella anche nel capo sfoderato. Ecco qui gli spigli applicati tutto intorno, nulla di trascendentale, ma attenzione, spilla tanto, spilla in perpendicolare e inizia a cucire tutto il bordo. Inizia a cucire il bordo direttamente dall'inizio, mantenendo sempre costante il margine di 1 centimetro e piano piano togli gli spilli. Attenzione, non finire con gli spilli sotto la macchina per cucire. Mi viene spesso chiesta questa cosa. Non puoi passare gli spilli in orizzontale sotto la macchina per cucire dove c'è un ago in verticale, perché alla lunga spunti l'ago, rovini gli spilli e danneggi la macchina per cucire. Gli spilli sono fatti per essere rimossi, per cui non ha senso lasciarli lì. Fammi sapere qui sotto nei commenti se anche tu invece qualche volta lasci gli spillini su. Una volta che abbiamo cucito tutta la paramontura, dobbiamo tornare nel collo, cioè nella parte più curva del nostro lavoro, ed effettuare i cosiddetti appiombi, cioè i cosiddetti tagli di sfogo della nostra stoffa. Perché? Perché quando andrai a rigirare il tessuto, se non l'hai tagliato in questo modo, creando dei piccoli sfoghi al tessuto, questo tirerà in fase di ripiego e non avresti una paramontura perfetta. Invece noi vogliamo un lavoro facile ma perfetto, vero? Fammelo sapere con un bel pollicione alzato sotto a questo video. Una volta che abbiamo finito di tagliare i cosiddetti appiombi anche nella parte inferiore della nostra giacca, abbiamo girato il tutto, imbastito per tenerlo fermo e passato con il ferro da stiro. Abbiamo preparato la paramontura che non stiamo cucendo perché adesso ti farò cucire o meglio cucendo, non stiamo rifinendo, perché te la farò fissare assieme all'orlo. Orlo alternativo. Ti ho detto che non avrei cucito subito la paramontura perché volevo darti un effetto alternativo. Infatti parliamo di un orlo. Quando lavoriamo il capo sfoderato, solitamente l'orlo è più lungo rispetto a tutti gli altri margini di cucitura. Se però sei alle prime armi con il cucito sartoriale, quando hai aggiunto i margini di cucitura potresti aver tenuto l'orlo alto 1 centimetro come in tutte le altre parti del cartamodello, spalle e incavo manica. Quindi per risolvere a questo potenziale errore all'interno di questo video ho deciso di risolvere un errore comune di distrazione proponendoti una versione meravigliosa della lavorazione dell'orlo. Dobbiamo infatti inserire questa sorta di sbieco lungo la parte interna della paramontura che non avendola ancora cucita è mobile e nascondiamo l'inizio di questo sbieco proprio sotto la parte nera. Con il righello Sewing and Knitting e una penna o una matita per tessuti idrosolubile andiamo a marcare il famoso margine di 1 centimetro, quello che avevamo lasciato fondamentalmente all'interno del nostro lavoro. Adesso che abbiamo segnato il margine di 1 centimetro, andiamo a lasciare alcune dita di sbieco extra, 3 dita, 2 dita, dentro alla parte di sbieco nero e andiamo invece a fermare con gli spilli, proprio in prossimità del famoso margine di 1 centimetro, questo sbieco. È uno slalom, si chiama in gergo tecnico, che puoi trovare anche nelle mercerie. È una fettuccia che ti permette di non avere la ripiegatura dello sbieco classica, ma avere soltanto 2 lati ripiegabili su se stessi. Cominciamo con il piedino a bordo stretto. Attenzione, eventualmente torno indietro su questo capitolo perché è veramente geniale secondo me. Inizia con il piedino a bordo stretto, lamella centrale, a cucire vicino vicino al nero perché lo sbieco che ti ho dato è nero e il tessuto del cappotto è grigio, quindi inizia a cucire sopra al nero per intendersi, ok? E quindi sposti l'ago appena a lato. Quando hai finito questa prima cucitura, che cosa hai ottenuto? Che hai fissato fondamentalmente questa passamaneria nel lato rovescio, no, della stoffa, perché lì riconosci il margine di cucitura dei fianchi che emerge.
E adesso che cosa fai? Lo rivolti, l'altra metà rimanente, lo rivolti verso il lato diritto, fondamentalmente del tessuto. Un po' come di solito si fa quando vogliamo bordare a vista lo sbieco. Ma resta sintonizzata fino alla fine perché qui scoprirai la differenza rispetto ad uno sbieco classico. Devo infatti andare a fissare con gli spilli tutta la ripiegatura di questa passamaneria in modo tale che sia ben posizionata e torno con il piedino a bordo stretto a cucire sul nero, quindi sulla passamaneria, questo tessuto togliendo gli spilli poco alla volta. Che cosa sto ottenendo? Sto ottenendo la classica applicazione dello sbieco, ma tra poco arriva la grande differenza. Perché alla fine di tutta questa cucitura, quando torno lì esattamente nella paramontura, quello che ho ottenuto è uno sbieco a vista che io però non voglio tenere a vista. E infatti eccola qui la paramontura che si sta rigirando, lo sbieco che non resta a vista ma lo piego e che piano piano dunque con l'ausilio degli spilli e poi del ferro da stiro vado a ripiegare in dentro per portare il tessuto grigio un pochino verso il rovescio. L'effetto che devi ottenere è bordo nero più un pezzettino di bordo grigio a vista. In questo modo tu ottieni il lato diritto completamente imbastito fino alla fine e avrò imbastito tutto intorno anche l'orlo non più della mia paramontura ma proprio dell'orlo della giacca stessa in maniera estremamente pulita. Adesso, con un passaggio del genere, tu tecnicamente puoi cominciare a cucire da qualunque parte tu desideri questo bordo, perché se parti magari dal dietro, è sempre con l'ausilio del piedino della macchina per cucire a bordo stretto la lamella centrale, tieni la lamella che divide fondamentalmente la tua cucitura tra il nero e il grigio per quanto riguarda l'orlo. Poi magari userai meno questo piedino tra poche cuciture, ma vedrai che in questo caso è estremamente utile. Guida magnetica per cuciture per mantenere il margine del tuo ripiego sempre perfettamente costante ed eccoci qui, perché stiamo arrivando alla paramontura, quella nera. Qui è vero che non ti serve più tanto il piedino a bordo stretto lamella centrale perché non hai uno sbieco da dover cucire, ma hai la guida magnetica per cuciture che ti garantisce di mantenere sempre la stessa distanza. In questo modo, con un'unica cucitura, hai fissato tutta la giacca. Alla stessa maniera, adesso che hai imparato ad applicare lo sbieco sotto nel fondo della tua giacca, ripeti esattamente le stesse modalità per le maniche della tua giacca. L'approccio è esattamente uguale. Prendi lo stesso nastro di passamaneria, bordalo nelle maniche alla stessa maniera, gira in dentro e ricuci con la macchina per cucire e con il piedino a bordo stretto a lamella centrale. Varianti al cartamodello. Nel video parte 1, che ti ricordo che puoi tornare a vedere direttamente nel mio canale YouTube, lo trovi tra tutti i video ma anche nella categoria sartoria e puoi andare a sfogliare anche il Burda Easy. Avevamo parlato del modello in variante A, B o C, fondamentalmente erano delle varianti dettate dalla lunghezza. Io però vorrei aggiungerti dei cosiddetti valori aggiunti. 1. Questo video alla fine avrà la versione della giacca smanicata. Perché? Perché ha un taglio di manica così basso che sembra quasi una manica, quasi tendenzialmente a mezza manichetta. Per cui 1. Prova a lavorare questo cartamodello senza la manica. 2. Prova a lavorare questo cartamodello con il corpo in panno di lana o in lana da cappotti come ho fatto, aggiungendoci invece la manica in felpa. Otterrai un modello più sportivo. Opta magari invece per allungare questo capo fino al ginocchio e inserire due tasche invisibili sui fianchi. Perché te lo dico? Perché hai una tacca, un appiombo indicato nel cartamodello originale che in realtà può trasformarsi per te in un perfetto abbinamento per l'aggiunta di una tasca. O ancora, se non vuoi rifinire con il bordo, con lo sbieco come ho realizzato io, puoi andare ad aggiungere completamente una passamaneria a vista. In questo modo ottieni una giacca che ha un bordo sotto completamente decorato. Ma anche qui non è finita perché in realtà puoi andare a personalizzare il progetto anche con dei ricami. Questo cartamodello infatti è un cartamodello molto lineare e quindi puoi utilizzare tessuti lisci o a trama stampata a righe o a quadri e andare ad aggiungervici sopra il tuo ricamo. Ma adesso vediamo
Il progetto completato. Il progetto completato, eccolo qui, ha una bella paramontura nera a contrasto nell'interno, ben lavorata, posso tenerlo chiuso, posso tenerlo aperto, ma guarda qui l'ultima chicca che ho pensato per te. Questo capo, se non vuoi realizzarci una cintura, puoi tranquillamente prendere una cintura elastica, andare ad apporla intorno al tuo capo e guarda il risultato che ottieni, diventa quasi un cardigan molto caldo e avvolgente che ti permette di andare a personalizzare il tuo guardaroba fai da te. A me piace davvero tanto e soprattutto anche questo gioco della paramontura bicolore con l'orlo sotto bicolore con il panno nero è veramente, secondo me, molto carino. Grazie per aver condiviso con me il tuo tempo e le tue passioni, spero che questo contenuto ti sia piaciuto. Se è così, clicca il pollice e scrivimi nei commenti cosa pensi di questo contenuto. Noi ci vediamo al prossimo video tutorial.